Buonasera a tutti e bentornati su Wow Podcast Italian. Sono Mia e stasera ho con me il nostro Lucas. Lucas, hai una faccia stanchissima oggi. Tutto bene? Ciao Mia, ciao a tutti gli ascoltatori. Sono Lucas. Per essere onesto, no, non è stata una settimana tranquilla. Ho avuto dei problemi seri con il mio coinquilino. È diventata una situazione davvero difficile. Oh no! Allora parliamo proprio di questo stasera. Oggi il tema del podcast è esattamente quello. I problemi con i coinquilini. Chi di voi vive con qualcuno in appartamento sa benissimo che non è sempre facile, vero? Assolutamente. E prima di raccontare la mia storia, voglio chiedere una cosa agli ascoltatori. Voi avete mai avuto problemi con un coinquilino? Lasciate un commento qui sotto. Mi interessa molto sapere le vostre esperienze. Sì, raccontateci tutto nei commenti. Ma ora, Lucas, dai, racconta. Cosa è successo esattamente? Allora, il mio coinquilino si chiama Marco. Abitiamo insieme da quasi un anno in un appartamento al terzo piano, nel centro della città. All'inizio sembrava tutto perfetto. Marco era simpatico, tranquillo, ordinato. I primi mesi sono stati davvero belli. Sembra un inizio quasi idilliaco. Quando è cambiata la situazione? Circa 4 mesi fa, Marco ha iniziato a cambiare. Non so esattamente perché, forse stress del lavoro, forse qualcosa di personale, ma ad un certo punto ha smesso di pulire, completamente. Come completamente? Intendi dire che non puliva più la sua stanza? No, Mia, intendo dire che non puliva le aree comuni, la cucina, il bagno, il salotto, lasciava i piatti sporchi nel lavandino per giorni, a volte per una settimana intera. L'odore era... immaginate voi stessi. Oddio. Ascoltatori, avete capito? Lucas dice che i piatti restavano sporchi per una settimana. Questo è uno dei problemi più classici tra coinquilini. L'igiene della casa condivisa. Lucas, e tu cosa facevi? All'inizio li lavavo io, pensavo che Marco fosse solo molto occupato, ma dopo 2 settimane mi sono stancato. Non era giusto. Pagavamo lo stesso affitto, avevamo le stesse responsabilità. Perché dovevo pulire io sempre? Hai assolutamente ragione. In italiano, quando viviamo con qualcuno, si dice che bisogna dividersi le responsabilità in modo equo. Equo significa giusto, uguale per tutti. Avete capito questa parola, ascoltatori? Equo. È una parola molto utile. Esatto, e a un certo punto ho deciso di parlare con Marco direttamente. Ho bussato alla sua porta e gli ho detto: Marco, dobbiamo parlare di come gestiamo la casa. Lui sembrava sorpreso. Come ha reagito Marco? Inizialmente si è scusato, ha detto che aveva avuto molto da fare, che stava attraversando un periodo difficile. Sembrava capire il problema. Abbiamo deciso insieme di fare un calendario delle pulizie, sai, una lista con i giorni in cui ognuno di noi doveva pulire una parte specifica della casa. Oh, un calendario delle pulizie! Questa è un'ottima idea. Ascoltatori, se avete un coinquilino, potete provare anche voi a fare una lista del genere. Aiuta molto a organizzarsi. Lucas, ha funzionato? Per una settimana, sì. Marco ha pulito il bagno il lunedì come avevamo concordato. Ha lavato i piatti la sera. Sembrava che le cose migliorassero, ma poi, nella seconda settimana, ha dimenticato tutto. Ah, capisco. E lì le cose si sono complicate di nuovo? Di più, perché oltre al problema della pulizia è arrivato un altro problema, il rumore. Il rumore? Raccontaci. Marco ha iniziato a invitare amici a casa praticamente ogni fine settimana. Venerdì sera, sabato sera, a volte anche il giovedì. La musica era alta, le risate, le conversazioni fino alle 2, alle 3 di notte. Io lavoro la mattina presto, alle 7 devo essere operativo. Dormire era diventato impossibile. Questo è un altro problema classicissimo tra coinquilini. Il rumore notturno. Chi di voi ascoltatori ha vissuto questa situazione? Lasciate un commento e dite come avete risolto il problema. È una cosa che mette davvero a dura prova la pazienza. E sapete cosa mi dava più fastidio? Marco non mi chiedeva mai il permesso, non mi avvisava. Arrivavo a casa il venerdì sera dopo una lunga settimana di lavoro, stanco, con voglia di riposarmi, e trovavo casa mia piena di persone che non conoscevo. E come ti sentivi in quei momenti, Lucas? Mi sentivo a disagio nella mia stessa casa. È una sensazione orribile. Quando sei stanco e vuoi stare tranquillo, ma il tuo spazio privato è invaso da estranei.
Ero arrabbiato, ma cercavo anche di capire Marco. Lui è una persona sociale, ama stare con gli amici. Capisco. Ascoltatori, notate una parola importante che Lucas ha usato. A disagio. Significa uncomfortable in inglese. Sentirsi a disagio significa non stare bene in una situazione. È una frase molto usata in italiano. Annotate questa espressione. Sì, esattamente, e dopo la terza o quarta volta ho deciso di parlargli di nuovo, questa volta in modo più serio. Gli ho spiegato chiaramente i miei orari, il fatto che devo svegliarmi presto, che ho bisogno di dormire. Gli ho chiesto di avvisarmi almeno il giorno prima, quando voleva invitare amici. Una richiesta molto ragionevole. Come ha risposto? Ha detto di sì, che capiva, ma poi ha aggiunto una cosa che mi ha sorpreso. Ha detto che anche lui aveva problemi con me. Davvero? Cosa voleva dire Marco? Secondo lui io ero troppo rigido, troppo serio, non partecipavo mai alle serate, non socializzavo con i suoi amici e questo lo faceva sentire come se vivessimo in due mondi separati all'interno dello stesso appartamento. Oh, questa è una prospettiva interessante. Quindi Marco aveva una visione completamente diversa della situazione. Ascoltatori, questo è molto comune. Due persone che vivono insieme, ma con stili di vita e personalità molto diverse. È difficile trovare un equilibrio, no? Difficilissimo, e devo ammettere che quella conversazione è stata utile. Ho capito che anche Marco aveva le sue frustrazioni, non stava agendo con cattiveria, eravamo semplicemente due persone molto diverse. Ecco una parola importante. Frustrazioni. La frustrazione è quando vuoi qualcosa ma non riesci ad ottenerla, o quando una situazione non va come speravi. È una parola che si usa spesso in italiano nella vita quotidiana. Esatto, e dopo quella conversazione abbiamo provato a trovare un compromesso. Io ho accettato di partecipare almeno una volta al mese alle serate di Marco. Lui ha accettato di avvisarmi sempre con anticipo e di abbassare la musica dopo la mezzanotte. Un compromesso bellissimo! In italiano il compromesso significa trovare una soluzione che vada bene per tutti, anche se nessuno ottiene esattamente quello che vuole. È la base di una buona convivenza. Già, ma il capitolo più difficile non era ancora finito, perché dopo qualche settimana di relativa pace è arrivato il problema più grande di tutti. Ancora? Cosa è successo? L'affitto. Marco, un bel giorno, mi ha detto che non riusciva a pagare la sua parte dell'affitto del mese. Aveva avuto delle spese impreviste, mi ha spiegato. Mi ha chiesto di coprire anche la sua parte per quel mese e di aspettare che lui mi restituisse i soldi. Ah, il classico problema economico tra coinquilini. Questo è uno dei più delicati. Ascoltatori, avete mai dovuto prestare soldi a qualcuno con cui vivete? È una situazione complicata, vero? Complicatissima, perché i soldi mettono sempre a rischio le relazioni. Ho pagato, ovviamente, non potevo rischiare di perdere l'appartamento, ma dentro di me ero molto preoccupato. Preoccupato è un'altra parola molto utile. Preoccupato significa worried in inglese. Sentirsi preoccupato è quando pensiamo a qualcosa di negativo che potrebbe succedere. Lucas, e Marco ti ha restituito i soldi? Sì, dopo 3 settimane, ma in quel periodo il rapporto tra noi era diventato teso. Parlavamo poco, ci evitavamo, era una situazione scomoda. Teso. Anche questa è una parola importante. Quando un rapporto è teso, significa che c'è tensione, che le persone non sono a loro agio l'una con l'altra. Come avete superato questo momento? Abbiamo avuto un'altra conversazione, questa volta molto più lunga e aperta. Marco mi ha spiegato che stava attraversando un momento difficile anche a livello personale, problemi di famiglia, difficoltà al lavoro. Io ho cercato di ascoltarlo senza giudicarlo. Ascoltare senza giudicare. Questa è una cosa molto difficile da fare, ma anche molto importante. In italiano si dice non giudicare o non esprimere un giudizio. Ascoltatori, questa è una lezione di vita, non solo di lingua. Proprio così. E quella conversazione ha cambiato tutto. Ci siamo capiti meglio. Abbiamo iniziato a comunicare in modo più aperto. Non che tutto sia diventato perfetto da un giorno all'altro, ma le cose sono migliorate davvero. Quindi alla fine, Lucas, direi che la parola chiave di questa storia è comunicazione. Am I right? Assolutamente. La comunicazione è la base di tutto quando si vive con qualcuno. Se non parli, i problemi restano lì, si accumulano e poi esplodono. Meglio affrontarli subito, anche se è scomodo. Affrontare un problema.
Questo significa non scappare dal problema, ma andare verso di lui e trovare una soluzione. È un concetto fondamentale. Ascoltatori, avete capito questa espressione? E un altro consiglio che voglio dare a chi vive con un coinquilino: stabilite le regole fin dall'inizio. Prima ancora di andare a vivere insieme, parlate di come volete gestire la casa, la pulizia, il rumore, gli ospiti, i soldi, tutto. Ottimo consiglio! Stabilire le regole significa mettere d'accordo tutti su come comportarsi. È molto più facile farlo prima di un problema che dopo. Lucas, oggi come stai con Marco? Oggi, sinceramente, siamo andati un po' meglio. Non siamo diventati migliori amici, ma ci rispettiamo. C'è ancora qualche piccola tensione ogni tanto, ma la gestiamo meglio. Parliamo di più. È un processo. Un processo. Sì, vivere con qualcuno è un processo continuo. Non è mai perfetto, ma si può migliorare sempre con la buona volontà di entrambi. Ascoltatori, cosa ne pensate di questa storia? Raccontateci nei commenti le vostre esperienze con i coinquilini. Ogni storia è diversa e siamo curiosi di sentire le vostre. Esattamente. E se state imparando l'italiano, spero che questa conversazione vi abbia aiutato a capire parole nuove e situazioni della vita quotidiana. Vivere con qualcuno in Italia è un'esperienza comune, specialmente nelle grandi città come Milano, Roma, Napoli. Sì, nelle grandi città italiane è molto comune dividere un appartamento. Si chiama convivenza e, come abbiamo visto, non è sempre semplice, ma con la giusta comunicazione tutto è possibile. Prima di salutarci, facciamo un piccolo ripasso delle parole di oggi. Equo significa giusto per tutti. A disagio significa uncomfortable. La frustrazione è quando qualcosa non va come speriamo. Preoccupato significa worried. Teso indica tensione in una relazione. Affrontare significa andare verso un problema per risolverlo. E convivenza è il fatto di vivere insieme ad altre persone. Ottime parole, ascoltatori, usate queste parole nella vita di tutti i giorni. Provate a usarle in un commento qui sotto in italiano. Vogliamo leggere le vostre frasi. Sì, scriveteci. Siamo felici di leggere ogni commento. E se questo podcast vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale Wow Podcast Italian. Ogni settimana abbiamo nuove conversazioni su temi della vita quotidiana. Aiutate anche i vostri amici che studiano l'italiano a trovare questo canale. Condividete il video, è il modo migliore per supportarci. Esatto. E ricordate, imparare l'italiano non deve essere noioso. Può essere divertente, interessante e pieno di storie come quella di Lucas e Marco oggi. Grazie mille per aver ascoltato. È stato un piacere condividere questa storia con voi, anche se non è stata una settimana semplicissima per me. Buonanotte a tutti e a presto su Wow Podcast Italian. Continuate a praticare ogni giorno un piccolo passo. Buonanotte, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!